Oggi ragazzi vi voglio parlare di un prodotto particolare, un prodotto che ci può aiutare quando abbiamo poca acqua per annaffiare l'orto o le piante, un prodotto che magari ci può aiutare anche quando noi annaffiamo in modo troppo dilungato tra un'annaffiatura e l'altra. Che cosa accade? Chiaramente che per l'ora che magari noi andiamo di nuovo a annaffiare è passato un po' di tempo, la pianta ha sofferto la sete e la troviamo appassita. È un prodotto biologico fatto con cristalli di potassio che ha la proprietà di assorbire l'acqua fino a 300 volte il suo peso e poi rilasciarla pian piano alle radici delle nostre amate piante. Ecco, già abbiamo capito che se noi stiamo annaffiando la nostra acqua non sarà assolutamente sprecata, perché se la prende lui e poi la rilascerà pian piano, uno spettacolo. Inoltre questo prodotto, man mano che passerà il tempo e lui va esaurendosi, passeranno anche 6 o 7 anni, non sarà assolutamente nocivo, anzi sarà una risorsa, perché lui consumandosi rilascerà il potassio nel terreno, quel potassio che tanto amano i nostri ortaggi e le nostre piante. È uno spettacolo. E allora dove ve lo posso consigliare? Ad esempio, negli orti, in tutti quegli orti in cui la terra è davvero molto soffice, che noi annaffiamo e non trattiene l'acqua. Ecco, lì questo prodotto ci fa risparmiare davvero acqua e non farà sentire la sete alla pianta, perché lui assorbe l'acqua e la rilascerà pian piano. Una meraviglia. È davvero efficace per tutte quelle piante, come vediamo qua, in vaso, i vasi sui balconi, sui terrazzi, dove chiaramente il sole battendo sul vaso fa evaporare velocemente l'acqua, si scaldano le radici e la pianta ben presto inizia a soffrire la sete. Ecco, lì fa proprio dei miracoli. Lo consiglio moltissimo per tutte quelle situazioni, orto, piante in vaso, piante da frutto, dove non abbiamo delle innaffiature frequenti e dove il sole inizia a scaldare la terra, il sole che batte cocente, magari a luglio, e noi non riusciamo a annaffiare tutti i giorni. Ecco, questo prodotto ci dà una marcia in più, perché rilascerà l'acqua che abbiamo dato pian piano senza che la pianta soffra. È adattissimo anche quando facciamo i semenzai, perché lì la piccola piantina, se gli manca un po' d'acqua, appassisce subito, quindi lì davvero è miracoloso. Insomma ragazzi, gli utilizzi sono davvero moltissimi di questo prodotto biologico, ci aiuta a far risparmiare acqua, acqua preziosa, acqua che a volte è costata davvero del sudore per portarla nell'orto, e poi gli ortaggi o i fiori che non si stressano con la sete saranno sempre più belli, sempre più freschi, sempre più rigogliosi, croccanti, dolci. Ad esempio i pomodori, che se soffrono la sete gli viene il marciume apicale, cioè il sederino diventa nero. Ecco, con questo prodotto possiamo evitarlo, o comunque aiutiamo moltissimo la pianta, uno spettacolo. La dose per fare l'idrosel è scritta nella confezione, ma è semplicissima. Ci occorre un litro d'acqua, adesso facciamo questa dose, e 5 grammi di idrosel. Vedete, nella dose c'è scritto 10 litri di acqua, 50-60 grammi, quindi un litro, 5 o 6 grammi. Prendete il misurino e misurate i 5 cc, tanto più o meno tra peso e volume sono la stessa identica cosa, e mettete a bagno queste sfere di cristalli di potassio. Attendiamo che si gonfiano, guardate, sono davvero pochi. Adesso vedrete come assorbiranno l'acqua. Il prodotto può essere utilizzato all'interno della buca del trapianto dei nostri ortaggi in due situazioni differenti: o già in ammollo, ossia quando i cristalli hanno già assorbito l'acqua, oppure a secco, ossia prelevando il prodotto tal quale, in questo modo qua. Adesso vi spiego quando si utilizza il prodotto in ammollo e quando si utilizza il prodotto a secco. Utilizzerò il prodotto già ammollato quando devo mettere le mie piantine e poi non faccio subito l'annaffiatura. Trapianto senza annaffiare. Dove la prendono l'acqua le piantine se per 2 o 3 giorni non le annaffio?
La preleveranno appunto da questo bel prodotto che già contiene di per sé l'acqua e pian piano la rilascerà alle radici delle piantine. Come si procede a questo trapianto? È semplicissimo. Tirate su la vostra piantina, la appoggiate sulla buca dove già avete chiaramente fertilizzato e mettete intorno 1-2 cm di terra in questo modo qua. Una volta fatto questo, aggiungete mezza caraffa di questo splendido prodotto. La aggiungete e la mettete tutta intorno, mezza caraffa, quindi circa mezzo litro a piantina. Ecco, ci siamo. Se vi è andata un po' sull'esterno, accostatela alle radici, vedete che bel lavoretto, e poi di nuovo aggiungete terra fino a ricoprire l'intero pane radicale della piantina ed il gioco è fatto. Ci siamo, pronta. Questa piantina adesso verrà alimentata per quanto riguarda l'acqua da questo splendido prodotto, non c'è bisogno di annaffiare per qualche giorno. Se vedete poi che qui il terreno cerca di affossarsi verso il basso, è naturale, sono questi cristalli di potassio che si stanno asciugando perché l'acqua viene assorbita dalla piantina, ma come noi aggiungeremo acqua si rigonfieranno di nuovo, tratterranno l'acqua non se ne va verso il fondo e la piantina verrà su bellissima. Se invece dobbiamo procedere con lo stato del prodotto a secco, si fa in quest'altro modo qui, ma è sempre semplicissimo. Tirate su la vostra piantina, la appoggiate sul fondo dove già avete fertilizzato e ricoperto un po' il fertilizzante con la terra, appoggiate la vostra piantina e fate lo stesso procedimento, mettete 1 o 2 cm di terra intorno alla piantina in modo che ve la tiene su bella dritta. Poi vi prendete mezzo cucchiaino del prodotto e lo distribuite intorno in maniera omogenea e lo mescolate un po' alla terra e poi di nuovo ricoprite con la terra fino a ricoprire chiaramente l'apparato radicale della piantina. Adesso, come noi andiamo ad annaffiare, quei cristalli che sono tutti intorno prenderanno l'acqua e la tratterranno e poi la rilasceranno pian piano alla piantina e lei non soffrirà la sete. Sui cetrioli, ragazzi, è meraviglioso. Avete visto quanta acqua vogliono i cetrioli? Durante il giorno poi tendono subito un po' ad appassire. Beh, io qui ce ne metto anche qualche grammo in più, perché tanto non è prodotto sprecato, assolutamente, e vanno su che è una bellezza, che è uno spettacolo. Ma vediamo una dimostrazione in pieno campo. Questi sono pomodori trapiantati tutti lo stesso giorno e sono della stessa varietà e non sono stati mai annaffiati. Queste piantine che inquadro non hanno i sali di potassio, mentre quest'altre hanno i sali di potassio nel trapianto. Ecco, guardiamo le differenze. Questa piantina qua è alta circa un palmo, la compagna, la sorella, ha superato di un gran pezzo la dimensione. Eccole qua. Anche dal fusto si vede che la piantina sta crescendo più forte, più bella e più rigogliosa. Che accade praticamente? Che i cristalli di potassio, rilasciando piano piano l'acqua che hanno assorbito, non fanno sentire stress e sete alla pianta durante il giorno, mentre le piccole piante senza questi cristalli, quando è mezzogiorno, magari un po' di sete la soffrono. Ma inoltre che succede? Che quando i cristalli di potassio rilasciano acqua all'apparato radicale, loro pian piano diventano più piccolini. Ecco, questa diminuzione di volume fa sì che la terra si allenta e poi ricresce, insomma si creano delle microfessure per cui passa l'aria, circola aria, le radici riescono a prendere meglio gli elementi nutritivi. È come se facciamo una leggera zappatura senza toccare il terreno e la pianta cresce su più bella, più forte e più rigogliosa. Questo è il classico esempio su delle piante di pomodoro, ma vale per tutti gli ortaggi e anche per le piante da frutto, soprattutto quando le trapiantiamo e sono piccoline, come questo pesco qua.
Ottimo è il suo utilizzo all'interno del terriccio quando noi dobbiamo travasare i fiori. La dose è semplicissima, ogni 10 litri di terriccio ci vanno 10 grammi di questo splendido idrosel. Mescolate bene in modo omogeneo, mettete il terriccio con l'idrosel all'interno nel vostro vaso, mettete poi dentro la piantina, aggiungete il terriccio intorno al pane radicale della piantina ed il gioco è fatto. Sulle piante invece che avete già in vaso e volete inserire all'interno questo prodotto, basta fare dei buchetti nel terriccio, un pizzico, ne basta un pizzico di questo prodotto, lo inserite all'interno del buco che avete creato, ricoprite ed il gioco è fatto, uno spettacolo. Io ragazzi vi saluto così, ci vediamo al prossimo video, un abbraccio a tutti, sempre prodotti biologici, vi saluto, ciao da PG, ciao ragazzi!